Lysans contro Iquan, atleti veramente fortissimi e molto conosciuti nel mondo del calisthenics. E oggi farò io da giudice, valuterò io i loro set utilizzando il regolamento italiano. Partiamo dal presupposto che in Italia non è il regolamento migliore del mondo, non siamo i migliori. Infatti se vedrete i miei vecchi video, ho fatto già alcuni video dove avevo da criticare certe robe che ci sono nel regolamento, che personalmente non ero d'accordo, come la classifica dei punteggi, i diversi bonus. E man mano queste cose vengono sempre cambiate cercando di rendere questa disciplina migliore, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione perché c'è sempre qualcosa che manca, come il bonus peso che avevo proposto, poi alcuni punteggi sono troppo alti rispetto agli altri, c'è sempre una baradam comunque. Però se paragono il regolamento che c'è qua in Italia rispetto all'estero c'è un abisso di differenza, perché all'estero non c'è proprio modo di valutazione. Da quel che so, nel 90% delle gare all'estero valutano tutto in base all'applausometro. Lì funziona tanto l'applausometro. In base alle cose fighe e sceniche che fai, in base a quello che piace al pubblico, l'atleta vince. In alcune gare so che alzano i numerini da 1 a 10 come i tuffi nel nuoto quando vanno a fare, però in base a che cosa tu magari dai 10 punti all'altro o 3 punti. Cioè non c'è una cosa oggettiva. Un front lever combinato con maltese, come mai devi prendere 7 punti e non 6 punti? Cioè non c'è un confronto. Invece con questo regolamento che sto per valutare, che è molto più semplice, anche voi da casa potrete valutare i 7. Se andate sotto il video nella descrizione c'è il regolamento e c'è la tabella dei punteggi con tutte le skills. Infatti nel regolamento italiano, ragazzi, abbiamo la classifica di tutti i punteggi. Front lever vale 1 punto, la planche vale 2 punti. Troverai tutte le skills dove ogni skills ha un proprio punteggio. E per voi diventerà anche più facile, perché voi guardate i loro set e in base alle skills che fanno vi basta cercare i nomi sul regolamento e li trovate. E ogni skills ha un proprio punteggio. Fino a qui ci siamo? Quindi ripeto, anche voi potete fare i giudici. Voglio aprire un'altra parentesi, ragazzi, perché nel regolamento che sto per raccontarvi cercherò di essere più breve possibile. Come ho detto prima, nel regolamento abbiamo i nomi di quasi tutte le skills che hanno un proprio punteggio. Abbiamo anche diversi bonus e non sto a spiegarvi tutto, e ci sono anche diversi tipi di penalità. Ciò che vi farò vedere principalmente sono le skills, le penalità e alcuni bonus che non incrementano molto, perché alcuni bonus ce ne sono stati, tra cui Lysans soprattutto. Parlando delle penalità, che è la cosa più importante, che ne vedrete un botto di penalità che tra poco vi farò vedere, ci sono in Italia diversi tipi di penalità. Abbiamo la penalità piccola che è del 10%, la penalità media che è del 25%, la penalità grande che è del 50%, e la penalità molto grande che è del 100%. La penalità del 100% significa annullamento della skills. Quando avviene la penalità del 100%? Quando uno non arriva a tenere almeno 2 secondi di isometria, o oppure quando uno sporca completamente il movimento, per esempio il front lever che lo fa con le braccia in bent, planche press in verticale a braccia piegate, devi proprio sporcare il movimento per prendere 0. Oppure non arrivare a 2 secondi di isometria. Un'altra parentesi che voglio aprire è che nel regolamento italiano abbiamo anche il freestyle. Nel mondo italiano il freestyle non è tanto diffuso perché noi siamo più specializzati sulla statica, sulla forza. Nel regolamento italiano abbiamo messo dei punteggi freestyle ed erano abbastanza alti secondo il mio parere. Molto alti. Perché erano alti? Appunto perché in Italia quasi nessuno faceva questi movimenti, a differenza dell'estero che in questi movimenti ci dormono, c'è la quantità che fa certi esercizi come shrimp flip che vale 2,5 punti o salto avanti di Iquan che vale ben 5 punti. Per esempio un maltese agli anelli vale 3,7 e un salto avanti di Iquan vale 5 punti. Come livello di difficoltà così ci può stare. Però se parliamo dei tempi dell'apprendimento, un salto avanti alla sbarra e riprenderlo ci metterai in molto meno tempo possibile rispetto al maltese, perché imparare una rondine agli anelli ci vogliono anni e imparare un salto avanti alla sbarra, se tu hai le palle, ti possono bastare anche una settimana.
Quindi io personalmente avrei abbassato i punteggi italiani nel freestyle perché sono già abbastanza alti. Ok, basta blaterare adesso e iniziamo subito con i 7. Ba-bam! Come ho detto prima ragazzi, se andate sotto il video nella descrizione c'è il regolamento e potrete trovare i nomi di queste skills. Lo shrimp flip, la gran volta e poi diversi esercizi, gran volta a mezzo giro e tutte le altre combo. Qui ragazzi ho messo i punteggi delle skills, il punteggio del shrimp flip, delle altre, del maltese. Questi sono i punteggi in nero che potrete trovare già nel regolamento, dove io avevo anche da obiettare su alcuni esercizi. Per esempio sul salto avanti di Iquan vale 5 punti, che è tanto cavolo, però vabbè ci sta, fa niente. Quindi ragazzi, questi in nero sono i punteggi che voi troverete nel regolamento. La scritta in rosso invece che ho messo sono le penalità che io personalmente ho messo. Poi se a voi non sta bene potete commentare sotto quanto avreste penalizzato secondo la vostra opinione. Questa è la mia opinione che ho messo delle penalità. Del 25, 10%, alcune da 100% perché non arrivavano a 2 secondi di isometria, come ho detto poco fa. Stessa cosa per Iquan, penalità del 25, 100 e qui ho messo in verde il punteggio originale, quindi il punteggio del regolamento, le mie penalità e il punteggio originale mio. Quindi questa è la mia opinione. Partiamo adesso dai punteggi di partenza. I punteggi di partenza quali sono? Lysans parte con un punteggio di ben 30 punti, nel primo round sto parlando, e Iquan parte con un punteggio di 28 punti, considerando tutte le skills alla perfezione. Ma qui ho fatto solo il calcolo matematico delle skills, perché nel regolamento ci sono eventuali bonus, perché secondo i bonus a livello italiano, che ci stanno secondo me infatti, Iquan prenderebbe anche 4 o sì, un 4 punti in più, perché lui ha fatto tanti bonus flow, ha collegato la statica con la dinamica, quindi considerando anche quello aggiungerei 4 punti, ma solo qua, ma non qui perché molte cose sono state penalizzate e questo bonus è bruciato. Anche Lysans, lui merita alcuni bonus per aver fatto i collegamenti, però non li ho aggiunti perché appunto le isometrie non ci sono state. Un altro bonus che avrei aggiunto a Lysans è il bonus continuity che c'è in Italia, perché lui è stato sempre sull'attrezzo senza scendere e qualora un ragazzo rimane sempre su un attrezzo senza scendere guadagna 3 punti alla fine del set totale, quindi lui era rimasto sempre attaccato alla sbarra. Ma questi piccoli bonus per ora li escludo, perché già loro partono con i punteggi abbastanza alti e sono sempre vicini. Alla fine per qualche bonus salirebbero di qualche punto in più, non c'è un abisso di differenza. Partiamo dal primo set, parte Lysans alla sbarra, parte con un bel shrimp flip 2,5. Perché ho messo la penalità del 25% e non gli ho dato il punteggio pieno? Perché secondo me nel shrimp flip va eseguito stendendo le gambe. Se un ragazzo parte nel shrimp flip già con i piedi alti è più facile infilare dentro in mezzo alla sbarra qualora uno parte già in alto con i piedi. Quindi nel shrimp flip partendo con i piedi già in alto è molto più semplice rispetto a farlo allungato come fanno molti, e quindi ho messo la penalità del 25%. Poi al limite se non sei d'accordo puoi mettere anche 10%, vedi te. La gran volta 2 punti, gran volta a mezzo giro le ho messo 10% di penalità. Il 10% perché aveva piegato le braccia, perché se vuoi renderlo perfetto devi tenere le braccia tese quando fai il mezzo giro. Poi c'è stato un momento in cui ha fatto il fermo con la gamba, ma non l'ho valutato perché l'ho considerato come se volesse bloccare l'oscillazione, perché il giro era veramente potente. Dopo ha fatto il 5,40, 3 punti. 3 punti quello con il touch perché ha toccato con l'altro braccio la sbarra. Keep infilata 1,5. Il V-sit 1 punto. Nel regolamento italiano abbiamo la keep infilata, arrivando in V-sit insieme dovrebbe valere, se non mi ricordo male, 4 punti. Però lui non ha fatto così, lui ha spezzato il movimento, ha fatto prima la keep, ha perso le gambe e poi ha rialzato su. Non era un movimento unico, li ha spezzati e quindi io li ho spezzati i movimenti. Keep infilato 1,5, il V-sit 1 punto, però meno 100% di penalità perché non era tenuto. Le ha perso le gambe, è risalito e non erano neanche 2 secondi. Io l'isometria inizio a contare non appena c'è la linea dritta, quindi se uno dondola così non c'è l'isometria. Purtroppo 0.
Dopo il V-sit va a fare il Ghinger alla sbarra. Nel Ghinger ho messo il 25% di penalità, 2,65. Nel Ghinger stessa cosa, quando vado a fare il Ghinger devo staccare tutte e due le braccia e non prima uno e poi l'altro, perché se notate quando lui fa il Ghinger stacca prima un braccio e poi stacca l'altro. Nel mondo della ginnastica artistica, quando vai a fare il Ghinger, perché esiste questo movimento nella ginnastica, bisogna staccare entrambe le braccia. E invece nel mondo del freestyle staccano prima uno, così con l'altro ti tieni ancora per aiutarti a fare il mezzo giro e poi lo completi. Poi se non sei d'accordo puoi mettere il 10% di penalità, ma non cambia molto perché ho cazziato anche Iquan su questa cosa, quindi se metto 25 anche a lui ho messo 25. La proporzione è sempre quella, non cambia molto. Dopo cosa abbiamo? Il maltese alla sbarra 100% di penalità purtroppo, perché non arriva ai 2 secondi di isometria. Provate a calcolare voi stessi ragazzi, prendete un cronometro, non appena vai in isometria di maltese cliccate il cronometro e vedrete che non arriva a 2 secondi, arriva a 1,80. Arrivare a 1,80 o anche arrivare a 1,90 non sono 2 secondi e qui non bisogna chiudere un occhio. Purtroppo non sono 2, perché già tenere 2 secondi di isometria è il minimo, cioè 2 secondi è il minimo. In più se non arrivi neanche al minimo è 0, anche se arrivi a 1,90 è 0 proprio. Piuttosto fai 2 secondi abbondanti che faresti prima. Fa niente, ci sta. Prossimo esercizio, one arm front lever. Stessa cosa ragazzi, purtroppo non arriva a 2 secondi, quindi 0. Il back lever muscle up, 3 punti pieni, ci sta. E infine front lever pull up mezzo ROM che vale 2,2, 19 punti. Secondo me 19 punti, tutto questo. Escludendo i bonus comunque, Ho solo fatto la somma dei punteggi escludendo i bonus. Parte adesso Iquan con un bel salto avanti e impugna la sbarra. 5 punti pieni e ci sta. Capovolta avanti, una piccola capovolta alla sbarra, 0,3 decimi, va bene. Ha fatto dopo il jump sopra la sbarra, 2,8, 25% di penalità. Perché 25? Per lo stesso motivo che ho detto a Lyzans quando vai a fare Ghinger. Devi staccare entrambi le braccia quando vai a fare jump e non prima uno e poi l'altro. Io per esperienza mia ho fatto il jump, stacco prima un braccio e poi con l'altro. Quando stacchi prima uno, con l'altro ti puoi aiutare a infilare le gambe sopra la sbarra. Quindi è un movimento più semplice. Per chi ha l'esperienza può capirlo. Prossimo movimento è il Ghinger, 3,5, come ho fatto con Lyzans, 25%, 2,60. Perché infatti ha staccato prima un braccio e poi l'altro. Abbiamo la capovolta alla sbarra che ha fatto prima, 0,3, fa niente. Poi abbiamo il 360 X grip, l'ha fatto 3 volte di fila e gli ho dato 4,5, quindi 1,5, 1,5, 1,5. Maltese alla sbarra 3,5, 100% di penalità, non erano 2 secondi, mi dispiace. Su quello sono stato abbastanza severo. Cavolo, ho guardato col cronometro, era 1,5 secondi era di isometria, ragazzi. Quindi non li valuterei 2 secondi. Poi non so come gliel'hanno valutata lì. Secondo me gliel'hanno valutata. Poi abbiamo il front lever che ha tremato con le braccia. Vabbè che nel regolamento italiano questo non c'è. Bisogna fare o è l'isometria o lo pulli, ma non puoi fare una roba del genere. Però io ho valutato, facciamo l'isometria. Quando ha fatto il pezzo tremante non è stato dentro i 2 secondi, ha fatto così per 1,5 secondi e quindi l'ho valutato 0, perché già era una roba invalutabile. In più se non arrivi neanche a 2 secondi, anche se fai questo balletto, è sempre 0. Almeno arrivavi a 2 secondi ti avrei dato un punto. Prossimo, 360 swing, 1,5, 1,5, va benissimo, nulla da dire contro. Maltese, risale, fa maltese, 3,5. Purtroppo 100% di penalità è 0, non è arrivato a 2 secondi purtroppo. Poi abbiamo front lever 0 e planche straddle 0. Nessuno di queste ci sono state l'isometria di 2 secondi, ragazzi. Queste cose bisogna valutarle non appena uno sta in isometria, non mentre uno sale. Appena va in isometria parte il cronometro e vedrete voi stessi che non arriva a 2 secondi. E purtroppo il punteggio è 16. Adesso partiamo nel secondo round della battaglia tra Lyzans e Iquan. Ecco la tabella.
Parte per primo Lyzans, parte alle parallele con una bella planche press con 2,4 punti, meno la penalità del 50% questa volta, perché lui è salito su slanciando. Quando sale su slanciando con le gambe, e ve lo dico per esperienza personale di planche, è molto più semplice. Quindi 50% di penalità con un punteggio di 1,2. Il secondo è One Arm Handstand Flag 1,8, l'isometria 0 purtroppo, punteggio 0. Planche iguana in straddle, considerando che è andato su con lo slancio, gli ho messo la penalità del 25% perché ha perso un po' le gambe, aggiungendo il bonus dello slancio. Alla fine le ho dato 2 punti con una penalità 1,5. Il prossimo esercizio è front lever pull up. Il primo colpo ci stava, mezzo ROM, e il secondo colpo era leggermente schienato, era un po' stanco, quindi ho messo il 10% di penalità con un punteggio di 2 punti. Poi ha fatto 2 back lever pull up, tra cui nel secondo non era salito abbastanza in alto, le ho messo la penalità del 10%. Ci sta perché nel secondo era già più stanco, quindi le ho messo un punteggio di 1,3. E in finale abbiamo il backflip con una penalità del 25%, più che altro perché non ha stoppato il salto. Se stoppi il salto, secondo me il punteggio di uscita dovrebbe essere pieno, e qualora fai un passettino oppure fai un passo gigante indietro c'è sempre la penalità. E quindi alla fine il punteggio di partenza è di 17, con le penalità siamo arrivati a 12,30. Parte Equan con un bel maltese press alle parallele che vale 3,6, meno 25% di penalità perché l'ha fatto abbastanza schienato ed ha preso 2,7. Il secondo pezzo abbiamo una specie di negativa di flag, una specie di eccentrica, le ho dato 0,5 punti di bonus perché è una cosa scenica, però a livello di forza è niente, perché alla fine ha fatto solo un'eccentrica, non c'è stata nessuna isometria, neanche una salita, era solo una variante alla fine, e quindi 0,5 punti di bonus. Poi abbiamo una planche press in straddle che vale 1,2, meno 25% di penalità perché era schienato, e quindi 0,9. Verticale a un braccio, one arm handstand straddle 1,2, tenuto 1,2. One arm handstand flag 100% perché non arrivava ai 2 secondi di isometria purtroppo. One arm front lever 0 perché non l'ha tenuto proprio. Abbiamo l'Efesto mezzo completo che vale 2 punti. Poi abbiamo un front lever che vale 1 punto, 0 hold, meno 100%, 0 points. Planche straddle 1,7, 0 hold 0, e front lever finale 0 hold 0. Adesso arriviamo al verdetto, vediamo che cosa esce fuori. Ed eccoci giunti al verdetto finale e guardate che cosa esce fuori. Abbiamo Lyzans nel primo round con un punteggio di 19,16, nel secondo 12,30 e 7,3, con un totale veramente alto, ma veramente alto. Stiamo superando veramente di 8 punti rispetto a Equan, senza parlare che Lyzans in teoria gli avrei dato il bonus continuity perché è rimasto sempre sull'attrezzo senza scendere sia alla sbarra che alle parallele, le avrei aggiunto più 3 punti perché ci sono bonus continuità che se rimani sempre sull'attrezzo senza scendere fino alla fine guadagni 3 punti nell'intero set. Solo che questo punteggio non glielo do, sapete perché? Sono stato abbastanza oggettivo, perché nel secondo set c'è stato un momento quando gli sono cadute le gambe e ha toccato purtroppo per terra. Se ha toccato per terra vuol dire che ha interrotto il bonus continuità, quindi purtroppo mi toccherà cancellargli questi 3 punti. Vabbè, al di là di questo piccolo tocco, il punteggio è nettamente alto. Se non toccava per terra avrebbe preso 3 punti in più e l'avrebbe superato di 10 punti. E questo, ragazzi, per farvi capire quanto cambia la differenza. Questo è il vero criterio oggettivo di forza, di pulizia. La vera pulizia è questa, e questo è il vero criterio. E non all'applausometro in base a uno se fa le cose sceniche e fighe, in base a quanta gente applaude e fanno vincere. Avete capito la differenza tra le gare all'estero e le gare in Italia? Non siamo migliori, come ho detto, però decisamente sappiamo valorizzare le cose più concrete e non decidiamo in base a quello che vuole il pubblico o in base agli applausi, in base a ciò che fa più scena.
in base a ciò che è più figo da vedere. E questa è la vera differenza tra la quantità e la qualità degli esercizi. Avete visto come sono cambiati i punteggi di partenza con i punteggi finale? Come nel vecchio video tra me e la Rosa, tra i punteggi di partenza come erano alti e i punteggi di penalità come sono calati diversamente. Cioè la differenza cambia veramente tanto. E per oggi è tutto, vi ho mostrato il mio punto di vista e il mio modo di valutare. Se non sei d'accordo commenta qui sotto, altrimenti lascia il like. E niente, ci vediamo magari al prossimo video dove faccio un'altra valutazione. Se avete qualche consiglio di qualche set, di qualche battle che volete valutare, commentate qui sotto. Magari faccio un altro video dove dico un altro giudizio su un'altra battaglia di qualche altro atleta. A presto!